Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati come sempre qua, su Vita Pizza Chef. Continuiamo quella che è la serie su quelli che sono alcuni tutorial per la pizza fatta in casa. Nella puntata precedente abbiamo visto lo staglio, mentre oggi parleremo di stesura. Vi farò vedere alcune tecniche di stesura che si adattano al tipo di impasto che andiamo ad utilizzare. Quindi ho impasti con diverse idratazioni, 62%, 67% e 75%. Niente, mettiamoci sul banco di lavoro e vi faccio vedere. Allora, il primo impasto con cui iniziamo è l'impasto al 62%. Lo vediamo qua. Questi sono i parecchi. Ok, per questa tecnica di stesura voglio farvi vedere, diciamo, la tecnica base, quindi la tecnica di stesura sul banco, in cui appunto prendiamo il panetto, utilizziamo dello spolvero, della farina, della semola, questo decidete un po' voi, e andiamo appunto in fase di stesura. La prima cosa che andiamo a fare è prendere appunto il nostro spolvero. Io in questo caso utilizzerò della semplice farina e lo andiamo a mettere sul banco. Ci servirà appunto per la nostra stesura. Poi andiamo a prendere il panetto, ok? Dalla cassetta. Vado per prima cosa a tagliare quelli che sono i bordi, diciamo a separare i panetti l'uno dall'altro, in modo che sia più agevole riuscire a prendere il panetto, e vado piano piano sotto al panetto, cercando ovviamente di non piegarlo. Se serve, come in questo caso, aggiungo ulteriore spolvero, ulteriore farina, e mi vado a mettere il panetto sul banco di lavoro. Vado a cospargere la farina sopra, ok? Non abbiate paura di utilizzare farina, soprattutto se non siete molto esperti. E per prima cosa, prima ancora di iniziare a stendere, cerco di dare una forma circolare il più possibile al mio impasto, quindi una forma tonda, ok? Vedete, come in questo caso. Dopodiché iniziamo la stesura. La prima stesura ve lo faccio vedere veloce, dopodiché andremo ad analizzare quelli che sono i dettagli. Quindi vedete, premo, ok? Poi dipende un po' quanto volete il vostro cornicione accentuato o meno. Comunque vado a premere senza toccare il cornicione in questo caso. Giro l'impasto, ancora un altro po' di spolvero sopra e vado di nuovo a premere, ok? Posso farlo ancora un'altra volta, giusto perché mi facilita la cosa, e poi vado per l'appunto ad aprire in questo modo su banco. Quindi tiro, tiro, tiro. Poi prendo in aria, pulisco un po' dalla farina, tolgo la farina da sotto perché se no questa ce l'andiamo a portare nel forno, e questa è la mia pizza. Adesso andiamo a vederlo un pochettino più dettagliatamente, quali sono, diciamo, gli step da seguire per fare una stesura di questo tipo. Prima cosa, estraiamo il nostro panetto e lo andiamo appunto a riporre. Allora, come vedete in questo caso ci sono dei pezzettini extra che vado a togliere. Prima cosa, quindi, spolvero sopra, farina sopra, e cerco di dare una forma tondeggiante senza premere troppo, ok? Non è necessario, giusto per agevolarmi nella stesura. La prima cosa che devo fare è immaginare che io voglio un cornicione in questa pizza, ok? Di conseguenza cercherò di toccare il meno possibile, anzi non toccare, a seconda di quanto lo voglio accentuato, la parte esterna, come vediamo qua. Quindi inizio a premere, nel mio caso dalla parte bassa fino alla parte alta, cercando di stare appunto in questo cerchio qua in mezzo e regolandomi a seconda di quanto voglio il cornicione più o meno pronunciato. Comincio a premere. Quando inizio a premere, attenzione, le mie dita non vanno a premere in questo modo, quindi dritte per dritte, ma sono leggermente inclinate, e vado quindi a schiacciare l'impasto in questo modo. Andiamo a vederlo. Potete farlo con due mani, una mano, ok? Quindi in questo modo, ok? Esercito una pressione che, diciamo, che va sia verso il basso ma spinge anche leggermente in avanti. Quindi lo faccio prima una volta verso l'alto e poi lo faccio verso il basso, però questa volta passando per i bordi, ok? In modo che possa regolarli in questo modo. Se c'è qualche bolla d'aria la possiamo scoppiare. Lo faccio di nuovo e poi giro il panetto, ok? Vado a girare il panetto, posso usare ancora un po' di spolvero che mi aiuta. Quindi mi ritroverò ad avere, diciamo, una pizza di queste dimensioni, vedete? È grande più o meno, è lunga più o meno quanto la mia mano. Posso fare questo movimento ancora una volta, quindi rigiro, definisco i bordi e schiaccio la parte centrale. Adesso quello che vado a fare è l'apertura su banco, quindi posiziono le mie mani al centro dell'impasto, come stiamo vedendo ora, e diciamo che devo cercare di tirare e far girare l'impasto. Come vedete, quando vado a tirare e girare non vado mai a premere sul bordo, se è quello che mi interessa. Ok, cerco di stare vicino al bordo, di tirare l'impasto qua vicino al bordo, ma di evitare appunto di premere il bordo. Notate che quando faccio questo movimento è composto, diciamo, essenzialmente da due movimenti. Il primo movimento che dobbiamo fare è questo, ok? Quindi questo è il primo esercizio, diciamo, riuscire a muovere l'impasto in questo modo. Dopodiché, dopo che ci riusciamo, dobbiamo allargare le dita in modo da tirare
questo impasto, ok? Quindi sono due movimenti assieme. Da un lato ruotiamo l'impasto e dall'altro lo tiriamo con le dita. Andiamo a tirare, tirare, tirare fino a quando non otteniamo, diciamo, la grandezza dell'impasto che ci soddisfa. Lo scuoto un po' dalla farina e lo rimetto giù. Posso scoppiare le varie bolle, eccetera, insomma, posso farlo più grande. Questo, diciamo, sta un po' a voi, ma una volta che otteniamo questa forma, diciamo che ci siamo. Questa, diciamo, che è la tecnica base di stesura che utilizzano tantissimi pizzaioli. Non è, secondo me, la più facile, infatti vi farò vedere delle altre tecniche che secondo me sono più facili, soprattutto per i neofiti, da realizzare a casa. Prima però vi faccio vedere un'altra tecnica ancora. La seconda tecnica che andiamo a vedere è la tecnica dello schiaffo, un classico che sono sicuro che molti magari vorranno imparare, eccetera. Vi faccio vedere la mia versione semplificata, tra virgolette, dello schiaffo, ma alcune procedure dal punto di vista proprio meccanico di movimento delle mani che possono aiutarvi a imparare questa tecnica e a migliorarla. Iniziamo esattamente come abbiamo fatto prima, ok? Quindi schiacciamo con lo stesso criterio visto prima. Schiacciamo il nostro panetto, ok? Da un lato, se vogliamo anche dall'altro. Definiamo il cornicione e cerchiamo di schiacciare il panetto finché non arriviamo più o meno alla grandezza di una mano, ok? Cioè la nostra mano deve essere più o meno contenuta all'interno perché questo ci aiuta poi nello schiaffo. Rimuoviamo un po' di farina, se no la vediamo volare da tutte le parti, e iniziamo a fare lo schiaffo. Allora ve lo faccio vedere prima veloce, ok? Questo è lo schiaffo, ok? Come vedete è una tecnica di impasto che si presta molto bene per impasti un po' tenaci, ok? Guardate un po' come si è aperta abbastanza facilmente. Vediamola nel dettaglio. Andiamo come sempre a prendere il nostro panetto, cerchiamo di prenderlo il più tondo possibile, ok? Anche qua cerchiamo di fargli avere una forma il più tonda possibile, spolvero sopra e esattamente come vi ho spiegato prima, quindi andiamo a premere dal basso verso l'alto, utilizzando tutta la superficie, diciamo, delle dita e non solamente la punta, ok? Definiamo il bordo che vogliamo avere e una volta che abbiamo il nostro impasto grande all'incirca quanto la nostra mano, ok? Vedete la mia mano è totalmente contenuta all'interno dell'impasto, possiamo, rimuovo un po' di farina, possiamo iniziare con la tecnica dello schiaffo. Allora, come si svolge questa tecnica? Prima di tutto c'è una mano che tiene il lato della pizza. Nel mio caso io sono destro, quindi utilizzerò la mano sinistra che andrà a tenere un lembo della pizza, vedete da sotto, in modo che io possa fare questo movimento. L'altra mano sta nell'altro lato interno senza toccare il cornicione, appoggiata qua. Quello che io faccio è tirare e mettere su il lembo di pasta, ok? Quindi tiro leggermente e metto su. Dopodiché vado a chiudere in questo modo, quindi sbatto l'impasto sul banco. Mano che aiuta, mano che tira e porta su. Quando porto su anche qua tiro leggermente, vedete? C'è una leggera tensione dell'impasto. La mia mano si muove e segue l'impasto in questo modo, quindi non sta ferma ma segue l'impasto. Metto sopra e vado a girare, ok? Quando vado a girare la mia mano si allarga leggermente e fa un movimento di questo tipo, ok? Quindi non fa questo, ma si muove. Notate la rotazione del polso che segue l'impasto. 1, 2, 3, 4. È fatto veloce, ovviamente rende un effetto di questo tipo. E questo è il nostro impasto. La stesura dello schiaffo è sicuramente molto particolare, molto funzionale quando abbiamo impasti di un certo tipo, tenaci, e facciamo fatica ad allargare su banco, quindi consigliato per questa tipologia di impasto ed è sicuramente una tecnica che un po' tutti penso vogliono imparare. Spero che questo piccolo tutorial possa farvi migliorare appunto nella tecnica dello schiaffo. Adesso voglio farvi vedere un'altra tecnica, questa volta con l'impasto al 67%, più idratato, lo vediamo qua. Andiamo come sempre a prendere il nostro panetto, facciamo ovviamente attenzione, anche qua tagliamo i bordi, ok, in modo da separare precisamente quello che è il nostro panetto, ok? Prendiamo, anche qua ragazzi, spolvero su banco, non va a cambiare nulla, ok? E facciamo una tecnica che è simile alla precedente, però secondo me è più facile da utilizzare, ve la faccio vedere prima veloce. Quindi, come prima, la base di partenza è sempre la stessa. Con le mani regolo quella che è la grandezza iniziale del mio impasto, quelli che sono quello che è l'ampiezza del cornicione, eccetera. Ora, quando anche qua ho l'altezza o la grandezza come la mia mano, anche in questo caso cerco di allargare la pizza il più possibile semplicemente con la pressione. Arriverò ovviamente a un punto dove vedo che l'impasto non si riesce più ad allargare, come in questo caso. Quello che faccio è una stesura in aria, quindi non utilizzo più il banco.
Quindi prima di farlo magari scuoto bene per non riempire tutta la casa di farina, prendo la pizza in mano e faccio un lavoro di questo tipo, ok? Notate? Lo passo tra le mani, guardate un po' quanto si allarga, lo vedete? Rimettiamo su banco, guardate un po', vabbè, qua l'ho allargato un po' troppo, ma guardate un po' quanto è diventata grande questa pizza. Quindi andiamo a rivedere questa tecnica, questa volta nel dettaglio. Stesso preciso inizio di prima, ok? Le basi sono sempre le stesse. Faccio la pallina leggermente più tondeggiante se non è proprio tonda. Vado a definire quella che è la grandezza iniziale del mio disco di pasta, ok? Cercando di farlo il più grande possibile, ok? Una volta che ho raggiunto le dimensioni desiderate, io consiglio sempre le dimensioni della vostra mano, cosa faccio per la stesura in aria? Mi vado ad alzare il mio impasto, me lo vado a mettere sul palmo della mia mano, ok? Lo appoggio così. Il movimento che dobbiamo fare, banalmente, fatto vedere piano, è di questo tipo. Io mi devo passare l'impasto da una mano all'altra, quindi la tecnica per imparare è questa. Prima di tutto ce lo passiamo da una mano all'altra. Notate che quando lo passo da una mano all'altra, i miei pollici prima di tutto stanno chiusi, se no andrei a bucare l'impasto. Me lo vado a passare in questo modo. Quindi l'impasto va sotto e mentre me lo sto passando a sotto, è un po' come lo schiaffo, vedete, aggancio l'impasto e tiro leggermente. E faccio lo stesso nell'altra mano, aggancio l'impasto e tiro leggermente, ok? Quando lo andiamo a fare forte cosa succede? Veloce, che questa mano non appoggia più ma lancia l'impasto contro l'altra, ok? Secondo livello, quindi lancio l'impasto in questo modo, in modo che quando va a sbattere, per forza di gravità, questo si va ad allargare. Fatto veloce, ok? Quindi passandomelo, l'effetto che si ottiene è di questo tipo, ok? Faccio vedere, mettiamo l'impasto su banco, eccolo qua. Allora, vantaggi di questo metodo di utilizzo dell'impasto, che guardate è un metodo che può essere usato benissimo anche a livello professionale, è che prima di tutto è molto veloce. Si tratta di impasti ad alta idratazione, anche impasti molto tenaci. Alcuni punti a sfavore sono che l'impasto, se non viene eseguita bene la tecnica, soprattutto quindi all'inizio, se non viene steso bene il panetto, tende a tirare molto l'impasto e quindi a renderlo molto fine all'interno. Quindi occhio a non abusare di questa tecnica, occhio all'impasto su cui la utilizzate, ma una volta che riuscite a padroneggiarla è una tecnica davvero molto efficace, anche perché no, carina da vedere. Magari siete a casa, volete far vedere ai vostri ospiti come aprite la pizza, sicuramente rimarranno estasiati. Adesso infine l'ultima tecnica, ma non meno importante, perché la tecnica secondo me è principe di tutte, la più facile, è quella che consiglio a tutti gli amatori a casa che vogliono realizzare pizze con un'alta, media, alta idratazione, attenzione, quindi non consiglio questa tecnica per impasti a bassa idratazione, ma alta idratazione, su cui vogliamo magari anche accentuare il cornicione. Vi faccio vedere, prima di tutto, ve la faccio vedere a velocità normale, quello che facciamo è creare una montagnetta di farina, ok? Dove andiamo a metterci il nostro impasto sopra. Ora in questo caso io ce l'ho in contenitore perché non avevo spazio in frigo, ma preso dalla cassetta e messo sopra va bene uguale. Questo è l'impasto al 75% di idratazione, notiamo già quanto è delicato, guardate come si appiccica alle dita. Quindi mettiamo l'impasto sopra una montagnetta di farina o di spolvero o comunque sia quello che utilizzate come spolvero, con spargo di farina sopra. Cerco di far stare tutto il panetto qua dentro, ok? Dopodiché vado a schiacciare esattamente come prima, solo che essendo ora sopra una montagnetta di farina sarà molto più semplice, ok? Guardate un po' l'impasto già praticamente esteso, bisogna essere molto precisi in questa fase quando si fanno i bordi, ok? Me lo giro dall'altro lato, gli do un'altra leggera toccatina, dopodiché quello che faccio è prendere l'impasto in mano, ok? Sbatterlo leggermente alla farina e me lo vado a girare in questo modo, quindi con i pugni chiusi all'interno vado a fare un movimento di questo tipo. L'impasto si va a allargare da solo per forza di gravità. Lo metto giù e questo è il nostro impasto, ok? Guardate un po' anche qua che dimensione ha raggiunto, eccetera, e l'ho fatto veramente con tutta la delicatezza del mondo, quindi è una tecnica di stesura che è molto utile anche per quanto riguarda impasti molto delicati su cui vogliamo preservare la struttura. Ora lo rivediamo assieme nel dettaglio. Prima di tutto, primo step, una bella montagnetta di farina, ok? In questo modo, in modo che il mio panetto si vada ad adagiare sopra. Prendo il panetto e lo vado a mettere sopra, eccolo qua. Cerco di tenerlo sopra il cumulo di farina, se non è perfettamente sopra ce lo vado a rimettere. Anche in questo caso, prima di tutto, altro spolvero sopra, non abbiamo paura di utilizzare farina, in questo caso, ok, me lo copro per bene, mi assicuro che la forma sia tonda e schiaccio esattamente come abbiamo detto all'inizio, ok, quindi stessa cosa, leggermente più delicato a seconda di quanto è delicato l'impasto, ok,
me lo vado ad aprire in questo modo, me lo rigiro se posso, ok, gli do un'altra leggera definizione, non vado ad essere troppo aggressivo come avete visto, dopodiché me lo vado a mettere sopra una mano, ok, quindi prendo un lembo, lo ripongo sopra la mia mano, ok, lo porto su, lo scuoto un po' dalla farina, ok, e inizio a fare una rotazione di questo tipo. Notate che quando vado a ruotare, le mie mani sono messe in questo modo, ok, la mano di destra, nel mio caso, va sotto l'altra mano e va a prendere l'altro lato, ok? Quindi la mano di destra si muove e va a prendere l'altro lato. Faccio una specie di croce con le mani, ok? Quindi da davanti c'è questo effetto qua, in cui l'impasto si stende per forza di gravità. Ed eccolo qua. Ovviamente più l'impasto risulta duro, più sarà necessario che io tiro in questa fase. Ricordatevi molte volte, se immaginate che io abbia il mio impasto nei miei pugni chiusi, quindi la mano di destra va sotto e prende l'impasto, ok? Mentre l'altra mano lascia e lo va a riprendere. Quindi un movimento di questo tipo. Anche questa tecnica di stesura molto semplice secondo me, veramente utile in casa soprattutto per i neofiti, perché è molto facile da padroneggiare e ci rende possibile appunto la manipolazione di impasti molto idratati a cui vogliamo dare una certa struttura e non vogliamo per appunto stressare troppo. Detto questo ragazzi, questo era diciamo il mio piccolo video per quanto riguarda i diversi metodi di stesura che potete utilizzare a casa. Fatemi sapere in che modo voi stendete, qual è il metodo che vi è piaciuto di più, se già conoscevate questi metodi, magari se ne conoscete altri che non ho menzionato in questo video. Grazie per la visione come sempre, vi saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Niente, questo ragazzi è il potere del glutine. Possiamo farci le magliette da questo, cioè non c'è nulla di male, diciamo.